Gli equilibri di coppia sono diversi per ognuno e a volte ciò che a noi sembra incomprensibile e fuori dal normale, per qualcun altro è del tutto accettabile se non persino preferibile. C'è chi proprio non riesce a vivere senza un po' di brivido, senza emozioni forti. Giochi di ruolo, bugie, stratagemmi vari sono all'ordine del giorno. Per qualcuno inutili complicazioni che possono fare solo grossi danni e per altri l'unico modo per mantenere vivo l'interesse. Ma se si esagera, qualcuno può fare una brutta fine. Buongiorno, benvenuti o bentornati su Ice Crime. Quando segui casi di crime, molto spesso ti accorgi che le persone più vicine sono anche le più pericolose. A volte solo per pura malvagità, altre per banale stupidità. Questo è un caso in cui invece queste due caratteristiche convivono. Ma non perdiamo tempo e conosciamo subito uno dei nostri protagonisti. Shari Miller nel 1998 conosce un uomo più grande di lei, con una posizione professionale importante. Lei lavora come contabile nella sua azienda, la DB Auto Parts. In principio i due si scambiano qualche confidenza, ma nel giro di qualche mese la loro diventa una relazione a tutti gli effetti. Shari è una donna avvenente, con un bel modo di fare, e Bruce rimane affascinato. Shari è la tipica donna a cui piace provocare, che si trova a suo agio nel gioco della seduzione. Bruce ha 47 anni, mentre Shari ne ha 27. Nonostante la giovanissima età, Shari ha ben 3 figli, avuti da 3 uomini diversi, e ha al suo attivo 3 matrimoni. La prima volta si è sposata a soli 17 anni con Carl Duval III, dal quale ha avuto Robert Carl Duval IV, che all'epoca dei fatti ha 10 anni. La seconda ha 21 anni con William Charles Trippi Sr., dal quale ha avuto William Charles Trippi Jr., che all'epoca dei fatti ha 5 anni. Poi ha avuto una relazione con Thomas Ralph Thomas, che è il padre di sua figlia Amanda. Shari Paulette Kitley Miller è nata il 13 ottobre 1971 a Flint, in Michigan. Si è diplomata nel 1988 alla Kearsley High School. L'infanzia e l'adolescenza per lei non sono state semplici, è cresciuta in un campo, in una roulotte e a soli 17 anni è rimasta da sola. Non ci sono molte altre informazioni in proposito, ma pare che abbia iniziato molto presto a doversela cavare da sola. Nel suo passato pare ci sia anche l'ombra dell'abuso. La terza volta si sposa per l'appunto con Bruce Lee Roy Miller. Attorno al mese di ottobre del 1998 la relazione tra Shari e Bruce si trasforma e passa dall'essere un'amicizia a un rapporto sentimentale vero e proprio. Insieme sembrano felicissimi. Shari sembra aver trovato finalmente un uomo maturo, pronto a prendersi cura di lei e dei suoi figli. Fino adesso infatti non ha avuto tutta questa fortuna. Gli uomini con i quali si è sposata o ha avuto relazioni importanti sono stati una grande delusione. Bruce non solo ha una posizione economica, ma è anche pronto a iniziare la sua vita dandosi completamente a questa nuova famiglia. Shari e Bruce bruciano velocemente le tappe e un evento tragico come la morte del papà di Bruce porta i due ad avvicinarsi ancora di più. Dobbiamo mettere in chiaro però che entrambi, nonostante si stiano frequentando, hanno delle relazioni parallele. Shari vive con Terry Myers, mentre Bruce ha una storia con una donna di nome Sandy Krieger. Tutti e due sanno delle relazioni dell'altro, ma questo non li tiene lontani, anzi. Vedersi di nascosto, organizzare uscite estemporanee, cavalcare l'onda del proibito è per entrambi un potente afrodisiaco. A volte vanno a cena fuori, vanno a cantare al karaoke e sembrano presissimi l'uno dall'altro. Passano ore a parlare, ritrovandosi sulla stessa lunghezza d'onda sui più svariati argomenti. È una sensazione meravigliosa, parlare e ridere insieme non ha prezzo. Bruce riesce a far sentire Shari il centro del mondo, riesce a farla sentire così importante da cancellare ogni sua incertezza, ogni sua insicurezza e da oscurare ogni altra relazione passata. Per Shari, come vedremo, è importantissimo essere il centro di tutto quanto.
Shari ha fame di adrenalina, desidera rivivere ancora e ancora i primi istanti di un rapporto. Noi tutti sappiamo che una relazione con il tempo cambia. Non necessariamente peggiora, ma inevitabilmente cambia. Se nei primi momenti c'era una passione più sfrenata e una ricerca dell'altro quasi morbosa, con il passare dei mesi e poi degli anni, il rapporto evolve, diventando più solido, ma sicuramente meno ricco di emozioni estreme. C'è chi accetta questo cambiamento e cresce insieme ad esso, e chi invece rimane aggrappato ai ricordi passionali, non riuscendo a gioire di ciò che quel rapporto può continuare a regalare. Shari è fondamentalmente dipendente dalle emozioni forti ed è per questo che non riesce a vedere in un rapporto che matura qualcosa di positivo. La differenza di età tra lei e Bruce li pone spesso al centro dell'attenzione, così come la grande differenza di altezza. Ovunque vadano, qualsiasi cosa facciano, Shari sente di avere gli occhi puntati addosso e questo le piace. A dicembre del 1998 Bruce le chiede di accompagnarlo a Las Vegas e lei acconsente. Ovviamente l'attuale compagno di Shari non sospetta nulla e neppure la ragazza di Bruce, che sa solo che lui andrà via per un weekend con dei colleghi. Durante quel weekend folle in cui stanno insieme ogni ora del giorno e della notte, Bruce fa qualcosa di molto romantico e le dà un anello di fidanzamento, stupendola come non mai. Bruce è profondamente innamorato di quella ragazza così giovane e piena di vitalità. Prima di questo viaggio lei continuava a frequentare Terry e lui passava i suoi fine settimana con Sandy. Evidentemente i tempi non erano ancora maturi, ma a un certo punto Terry Myers si rende conto che qualcosa non va, qualcosa non quadra. Accusa Shari di tradirlo e prima ancora che lei possa in qualche modo giustificarsi, lui va a vivere da suo fratello lasciandola. Proprio durante quel fine settimana a Las Vegas, nella camera che condividono, arriva una telefonata da parte della madre di Bruce. A questa telefonata risponde Shari. Poco dopo arriva una telefonata anche da parte di Sandy, che così viene a sapere che Bruce le ha mentito e che a Las Vegas ci è andato con un'altra donna. Per me da questo particolare evento è chiaro che entrambi volevano essere scoperti, altrimenti Bruce avrebbe fatto in modo di coprire le sue tracce e impedito a Shari di rispondere al telefono. Allo stesso modo, Shari non si sarebbe intromessa in alcun modo. Diciamo che non avevano più interesse a frequentarsi di nascosto, ormai si erano resi conto di voler passare al livello successivo. Niente di più facile, quindi, facciamo scoprire ai nostri compagni cosa sta succedendo, così non dobbiamo affrontarli personalmente. Sandy Krieger, per tutta risposta, cambia il numero di telefono e gli dice con molta chiarezza che non vuole mai più sapere nulla di lui. In effetti, un tradimento di questo genere, quasi alla luce del sole, è terribilmente doloroso. Difficile passarci sopra e dimenticarlo, e dimenticare anche come si è venuti a sapere di questo tradimento. Per molti, questo potrebbe essere l'inizio di una bellissima storia d'amore e la base su cui far crescere una famiglia. Ma qui ci troviamo di fronte invece all'inizio della fine. Perché, come abbiamo detto, per qualcuno è inaccettabile crescere e apprezzare un rapporto maturo. Shari e Bruce iniziano a questo punto a stare insieme ogni giorno, poi nel giro di pochissimo tempo lei si trasferisce a casa dell'uomo, al 3075 di West Francis Road, insieme naturalmente ai suoi 3 bambini. Agli inizi del 1999 Shari e Bruce coltivano una delle loro passioni, che è relativa alle gare automobilistiche, in special modo la NASCAR. Per la verità è Bruce ad avere questa passione e a trasmetterla anche a Shari. Dopo un viaggio a Las Vegas, proprio per seguire questa gara, tornano nuovamente in questa città per dirsi di sì l'un l'altro. È una di quelle storie che sembra vogliano bruciare le tappe a tutti i costi e infatti ad aprile del 99 si sposano. D'altra parte, perché aspettare se stanno bene insieme? Durante i precedenti matrimoni Shari ha dovuto lottare contro la violenza. Il secondo marito aveva aggredito il figlio Bobby, procurandogli una commozione cerebrale quando aveva solo pochi mesi. E Amanda ha dovuto subire delle attenzioni indesiderate. Shari, Bobby e Amanda hanno dunque intrapreso un percorso di psicanalisi per riuscire nuovamente a fidarsi e superare quei traumi. Soprattutto per Bobby è in effetti difficile adattarsi a vivere con un altro uomo, ma Bruce sembra riuscire a creare da subito un legame profondo con tutti e 3. I ragazzi lo adorano, finalmente hanno un padre sul quale possono contare e che si fa in 4 per loro. Il rapporto è talmente bello e spontaneo che non è strano sentire i bambini chiamarlo papà.
Per un bambino spingersi a utilizzare questo modo di chiamare il compagno della mamma è un atto di grande fiducia. Instaurare un rapporto così stretto in così breve tempo ci fa capire quanto Bruce si stesse impegnando per guadagnarsi l'affetto dei ragazzi. Le parole papà e mamma, che a volte sembrano così scontate, racchiudono un significato molto profondo, che non tutti riescono a ritrovare in qualcuno che da poco è entrato a far parte delle loro vite. Questo per dirvi che non è una banalità, non è solo un modo qualunque di appellare il nuovo compagno della mamma, ma ha di per sé un valore inestimabile. Bruce è talmente innamorato di Shari e dei suoi figli che non solo ha voluto diventare velocemente suo marito, ma vuole far parte della vita dei ragazzi in modo definitivo e legale. Ha veramente a cuore il loro bene, la loro felicità e vuole assumersi tutte le responsabilità del caso. C'è anche un'altra ragione per cui Bruce vuole così tanto adottare legalmente i tre ragazzi. Il padre di Bobby, che per lungo tempo non aveva fatto parte della vita del ragazzino, da qualche tempo ha recuperato la possibilità di vedere suo figlio e Shari è terrorizzata da questa prospettiva. L'uomo infatti non è solo indegno di essere chiamato padre per la sua scarsa presenza, ma come abbiamo detto è stato anche accusato di molestie e maltrattamenti che avevano portato il bambino di soli pochi mesi al pronto soccorso con una frattura al cranio. Chiaramente Bruce non vuole che quest'uomo rientri nella vita di Bobby, perché in questo modo potrebbe fargli nuovamente del male. Così valuta la situazione e capisce che la soluzione ideale è proprio quella di diventare a tutti gli effetti il padre di quei tre bambini. I padri di Amanda e di Charlie non hanno mai fatto parte della loro vita, per cui Bruce è il primo uomo che rappresenta per loro realmente un padre. Questo perché Bruce lo vuole davvero, è assolutamente pronto a prendersi questa responsabilità. Ha sempre desiderato una famiglia. E adesso ha trovato la donna perfetta che condivide con lui la passione per le gare automobilistiche, che ha tre figli che lo adorano e con cui c'è un'intesa incredibile. Non potrebbe chiedere di più. Come abbiamo detto, anche per Shari è una bella novità, perché fino adesso ha sempre incontrato uomini che non si sono presi affatto le loro responsabilità, oppure si sono allontanati o addirittura hanno fatto del male a lei e ai suoi bambini. Sono tutti felici di questa nuova vita, sembra che niente possa andare storto. Ma siamo sicuri che Shari sia abbastanza matura ad apprezzare tutto questo? Bruce non è un uomo controllante e lascia a Shari la libertà di poter fare le sue esperienze da sola. E quando parlo di esperienze non intendo che stesse lì a rigirarsi i pollici mentre lei aveva relazioni a destra e a manca, ma semplicemente che non imponesse la sua presenza costante, ma la lasciasse libera di frequentare le sue amicizie e di divertirsi anche senza di lui. Una cosa che dovrebbe essere del tutto naturale, ma che troppo spesso non lo è. Capita che si abbia il desiderio di passare una serata a chiacchierare con un'amica o che ci sia un interesse che non viene condiviso all'interno della coppia, come può essere la passione per la bici, lo sci, il pattinaggio e tanto altro. Sarebbe ingiusto rinunciare solo perché il proprio compagno o la propria compagna non sono disposti ad accettare che si possa fare qualcosa anche da soli. Diverso è il caso se è una scelta di entrambi. Pochi mesi dopo il matrimonio, Shari ha in programma di passare un weekend con l'amica Lori. Non ha molta importanza il luogo perché hanno solo voglia di stare un po' insieme. Bruce suggerisce di scegliere Reno come destinazione, dice loro che piacerà sicuramente a entrambe. Ed è a Reno, in Nevada, che Shari incontra per la prima volta Jerry Cassidy. Bruce nel frattempo sta partecipando a una gara della Winston Cup a Las Vegas. Shari e Lori passano questo weekend facendo shopping, giocando nei casinò e rilassandosi sul lago Tahoe che si trova a soli 40 minuti da Reno. Jerry Cassidy lavora proprio in uno dei casinò in cui loro entrano in quei giorni. Shari è una bella donna e non ha paura di mostrarlo vestendosi anche in modo provocante. Chiaramente questo attira le attenzioni e Jerry Cassidy non è immune al fascino di questa donna, per cui inizia a fare un po' il provolone con lei. Senza tanti giri di parole la invita ad andare a cena con lui. Shari è lusingata dalle attenzioni dell'uomo e si sente nuovamente la bomba sexy che aveva fatto capitolare Bruce Miller e tanti altri uomini. Non è pronta ad archiviare i giochi di seduzione e la libertà che aveva avuto da single. Le attenzioni di Jerry risvegliano in lei la voglia di mettersi in gioco, il desiderio di essere al centro dell'attenzione. È davvero poco tempo che è sposata con Bruce. Non dovrebbe essere così frustrata. Il loro rapporto è appena agli inizi, eppure Shari già sente la mancanza delle emozioni forti che solo uno sconosciuto può farle provare.
Il sabato sera si veste in modo provocante, indossa una parrucca che le arriva fino alla vita, acquista dei gioielli di bigiotteria in un negozio di souvenir. Sembrano gioielli veri e completano il look elegante e sensuale. Jerry quella sera non riesce a toglierle gli occhi di dosso. Non fa che guardarla e desiderarla, proprio quello che Shari vuole. Shari, oltre a lavorare come contabile nell'azienda di ricambi auto, vende anche prodotti di bellezza della casa Mary Kay. Si tratta di un secondo lavoro che le permette di gestirsi e che si basa su riunioni e presentazioni, un po' come se fosse da noi l'Avon. Ogni occasione è buona per parlare di questi prodotti, farsi un po' di pubblicità e distribuire biglietti da visita. Quella sera sono molti quelli che consegna a persone sconosciute, a cui pare interessi qualche prodotto. Ovviamente sul bigliettino da visita ci sono tutti i contatti di Shari. Una volta tornata a casa scopre di aver ricevuto diverse email da parte di Jerry, che ovviamente non è interessato a un miracoloso scrub per i piedi e neppure a una portentosa maschera contro le zampe di gallina a base di burro di karité e patate novelle. Shari è lusingata da tanta attenzione, perfettamente calata nella parte della femme fatale. Che male c'è, si dice, se flirta un po' con questo sconosciuto. Jerry sembra molto preso e le racconta ogni cosa di sé. Sta attraversando un periodo difficile e nel bel mezzo di un divorzio complicato. Allo stesso modo però vuole sapere tutto di lei e quasi si dimentica dei suoi grattacapi. Quando si sono incontrati a Reno, lei gli ha confidato di essere sposata con un uomo in fin di vita. Gli ha detto di avere molto denaro, gli ha praticamente suggerito di essere disponibile. Per Jerry lei non ha un marito con cui tra l'altro si è sposata da pochissimi mesi, ma un rapporto inesistente con una persona da tempo malata che sta per morire. Dal suo punto di vista non c'è quindi nulla di male nel suo tentativo di conoscerla meglio, di manifestare il suo genuino interesse. Shari è una bella donna, giovane, senza figli e quasi vedova, tra l'altro anche ricca. Jerry al contrario non naviga per nulla in buone acque. Tra il divorzio, la perdita del lavoro in polizia, il suo amore un po' troppo grande per la bottiglia, diciamo che non potrebbe andargli peggio dal suo punto di vista. Per Shari non è niente più di un gioco, lei sta impersonando una donna diversa e non ci trova nulla di male. In fondo è tutto platonico. Tutto questo diventa parte di una routine quotidiana, specie da quando Bruce e Shari accolgono in casa un nuovo PC che può utilizzare anche internet. Ormai noi siamo abituati al fatto che un computer serva anche, anzi soprattutto per navigare in rete, ma a quei tempi non era così usuale avere una connessione. Siamo davvero agli albori di internet, ancora lontanissimi dai social come Facebook, Instagram o TikTok. C'erano i forum, esisteva la possibilità di comunicare con le persone attraverso delle chat e America Online forniva i primi modi per poterlo fare. Alcune persone sono del tutto impreparate a questa incredibile novità e in rete poi non c'è alcun controllo. È il paese di tutti e di nessuno, si può trovare qualsiasi cosa e chiunque. Internet promette una libertà assoluta che può dare alla testa e soprattutto permette di nascondersi, di inventarsi un'identità, di fuggire dalla realtà. È qualcosa di mai visto prima. All'improvviso non è più necessario uscire di casa, cambiare città, indossare una parrucca. Basta accendere il computer comodamente in tuta, ciabatte e bigodini, pigiare sui tasti e tutto quello che c'è nella fantasia diventa realtà. Far finta di essere la sosia di Marilyn Monroe è alla portata di tutti. Ma c'è chi riesce ad andare oltre, molto oltre, come vedremo tra poco. Le email e i messaggi istantanei tra Shari e Jerry si susseguono. Il nuovo PC di casa Miller viene sottoposto a un durissimo lavoro. A Bruce e Shari piace andare online a cercare cose un po' spinte e a volte capita che si divertano a chattare con altre persone inventandosi vite alternative. Non fanno nulla di pericoloso o di dannoso per gli altri. Tra Shari e Bruce c'è una bella intesa sotto l'aspetto sessuale e non ci vedono nulla di male a fare cose un po' diverse e stimolanti, anche utilizzando film per adulti o giocattoli di varia natura. Ma per la maggior parte del tempo Bruce usa quel PC per trovare pezzi di ricambio legati alla sua attività, per trovare informazioni e notizie in prossimità di qualche viaggio e anche per rimanere sempre aggiornato sulle gare di auto. Shari invece è concentrata su Jerry, anche se il motivo dietro cui nasconde il suo uso continuo del computer è legato alla sua attività di vendita di prodotti della Mary Kay. Shari è
costantemente connessa, non riesce a sganciarsi da questa nuova dipendenza, una dipendenza che le fa provare emozioni che altrimenti dovrebbe andare a cercare fuori di casa. Ma per quanto possa essere appagante chattare, per quanto possa essere interessante provocarsi con scatti proibiti, arriva il momento in cui entrambi sentono di volersi vedere. Ad agosto del 1999 si accordano per vedersi a Reno, all'hotel dove Shari alloggia per l'occasione. Jerry però la stupisce aspettandole in aeroporto. Trascorrono il fine settimana insieme, finalmente mettendo in pratica tutte le fantasie che si sono confessati tramite messaggi e email. Ufficialmente lei è a Reno per incontrare nuovi clienti interessati proprio ai prodotti che vende. Clienti che è riuscita a trovare grazie alle nuove potenzialità di internet. Questo è quello che sa Bruce. A questo punto Shari confessa di non essere la moglie di un uomo in fin di vita di nome Jeff, ma di essere sposata con Bruce, un potente mafioso che la tiene in pugno. Raccontare bugie può diventare un'arma a doppio taglio, soprattutto quando entrano in gioco i sentimenti può diventare molto pericoloso. È chiaro il gioco di Shari. Vuole sì divertirsi con Jerry, ma vuole anche tenerlo alla larga. Vuole che lui abbia ben chiaro che non può averla per sempre perché è legata a un uomo contro cui è meglio non mettersi, solo che Jerry è un ex poliziotto. Finita la fuga d'amore, entrambi tornano alle loro vite. Se vogliamo analizzare bene questa storia, dobbiamo farci un'idea di chi sia Jerry Cassidy e soprattutto non cadere nel facilissimo equivoco che vede la vittima, o come in questo caso una delle vittime, sempre comunque limpida e senza difetti. Jerry era un poliziotto, ha da tempo problemi con l'alcol, soffre di depressione, si è separato dalla moglie e non vede quasi mai i figli. Dopo aver perso il lavoro in polizia ha iniziato a prestare servizio all'interno di un casinò, lo stesso casinò in cui ha incontrato Shari ed è costantemente in difficoltà economiche. Di Shari non lo ha attratto solo la bellezza, ma anche la storia che lei ha raccontato ha contribuito ad affascinarlo. Lei, se ricordate, aveva detto di essere molto ricca, si era ingioiellata proprio per mostrare di esserlo. Per Jerry era un sogno che diventava realtà, una donna bella, attraente e con il potenziale per sollevarlo da una situazione economica deprimente. La relazione continua. Shari gli invia video e scatti fotografici in cui si mostra senza veli in atteggiamenti molto audaci. Una scelta decisamente sciocca da parte sua, visto che è sposata e che quel materiale le si può ritorcere contro, ma in quel momento il gioco della seduzione è troppo intrigante e lei non riesce proprio a trattenersi. Vedere le reazioni di Jerry la riempie di orgoglio, la fa sentire bellissima, desiderata, irresistibile e al centro di ogni suo pensiero. Nell'autunno del 99 Jerry la raggiunge in Michigan. Sta vivendo un periodo molto buio, è in malattia, non sta lavorando e a Shari non fa così piacere vederlo piombare così a 2 passi da casa sua. Shari è ben disposta a giocare, ma solo se le regole sono le sue. E una delle sue regole recita che Jerry non può invadere il suo spazio e palesarsi quando lei non lo ha preventivamente autorizzato. Stanno insieme una mezz'ora, poi lei gli dà il ben servito e torna a casa. Jerry la prende molto male e reagisce facendo il pieno di alcol. Il giorno dopo Shari lo trova nella sua camera d'albergo svenuto. Durante la serata ha perso anche il portafogli e tutto il denaro. Quel giorno Shari, che proprio non vorrebbe doversi accollare ai problemi di Jerry, cerca di fargli ottenere un nuovo documento. Potremmo pensare che in qualche modo tenga lui, in fondo si sta facendo in 4 per aiutarlo. In realtà lei vuole che Jerry abbia quel documento a tutti i costi perché senza non può imbarcarsi sull'aereo e tornare da dove è venuto. Se non lo aiuta rischia di ritrovarselo tra i piedi per chissà quanto tempo ancora. Invece lei vuole che lui se ne vada al più presto. Jerry è una mina vagante, con tutte le sue instabilità, offeso e arrabbiato, torna a Reno e sulla strada verso casa viene arrestato per guida in stato di ebbrezza. Nel giro di brevissimo tempo viene arrestato nuovamente e Shari decide di andare a trovarlo per cercare di spronarlo a rimettersi in carreggiata. Se a casa di Shari nessuno sa della sua relazione con Jerry, a casa di Jerry tutti conoscono la situazione e infatti è proprio il figlio di Jerry, Jimmy Cassidy, a farle sapere che suo padre sta attraversando un brutto periodo. Shari sembra preoccuparsi per lui e contatta la madre di Jerry per avere informazioni. Jimmy le ha detto che non riesce a rintracciare suo padre e Carol non è al corrente di dove possa essere. Solo dopo la chiamata di Shari scoprono che è di nuovo in prigione.
Siamo all'incirca a metà ottobre del 99. Se Shari è preoccupata per lui è anche perché non è passato molto tempo dalle ultime email in cui si diceva pronto a farla finita, che la vita era troppo difficile, che non ce la faceva più. In principio quelle mail non l'avevano sconvolta, ma fatta arrabbiare, perché era chiaro che lui in qualche modo la incolpasse di essere parte del problema e che tentasse di metterle fretta, di farle prendere una decisione in suo favore. Lo diciamo sempre, non si può e non si deve ricattare qualcuno in questo modo, facendolo sentire responsabile della propria infelicità e cercando di costringerlo a rimanere. È una mossa scorretta da qualsiasi punto di vista la si guardi. Shari in ogni caso decide di andare a Reno. A Bruce dice che deve incontrare una vecchia amica molto malata di nome Carol. Una volta giunta in aeroporto incontra il fratello di Jerry, Roger. Shari si prodiga per convincere il suo amante ad andare a vivere a Kansas City vicino alla sua famiglia. La loro relazione ha già smesso di essere focosa ed emozionante. Jerry è solo un problema adesso. E poi dopo quello che è successo al loro bambino, la situazione si è fatta sempre più pesante. Ma quale bambino, direte voi? Ebbene, Shari ad agosto gli aveva detto di aspettare un figlio da lui, ma alcuni problemi erano intervenuti interrompendo la gravidanza. Jerry era passato dall'essere entusiasta, finalmente sicuro che Shari sarebbe stata sua, a toccare nuovamente il fondo quando aveva saputo dell'aborto causato da una violenza di gruppo organizzata proprio dal marito geloso e infuriato per fargliela pagare. Il fatto è che Shari non ha mai aspettato un figlio da Jerry. Anche questa notizia fa parte del gioco di ruolo in cui lei è sprofondata. È la regista e l'attrice principale di un dramma che può guardare come prima e unica spettatrice. Gioca a fare lo scrittore onnipotente che porta i suoi personaggi a fare ciò che lei vuole. Ma evidentemente non basta una sola volta. La seconda volta che gli dice di essere incinta coincide proprio con il periodo più buio. Lo stesso in cui lei lo convince ad andare ad abitare vicino ai suoi parenti. Di fatto dice di averlo fatto proprio per dargli una speranza, per spronarlo a dare una svolta alla sua vita. Mi domando in quale mondo possa essere una buona idea mentire su un fatto così importante per fare del bene. Certo, all'inizio funziona, Jerry è di nuovo pieno di entusiasmo e di aspettative, ma la batosta è dietro l'angolo perché, di nuovo, Shari non aspetta nessun figlio da lui. Per giunta questa volta gli dice che i figli sono ben 2. Gli manda degli scatti in cui sembra notarsi un po' di pancia. Jerry ce la mette tutta per rimettersi in sesto. Avrà Shari, avrà i suoi bambini e anche un mucchio di denaro. Perché nonostante sia chiaro che prova qualcosa per lei, c'è anche una discreta voglia di lasciarsi alle spalle la sua precaria condizione economica. Non sono rare le volte in cui chiede a Shari di aiutarlo con dei prestiti. Shari tenta di prendere le distanze da lui. Le solite frasi: meriti di meglio, non sei tu, è solo colpa mia, mio marito è un mafioso pericoloso e non posso fuggire, ho perso i tuoi figli a causa di percosse e della violenza di gruppo a cui mi ha sottoposta, insomma le solite scuse che potrebbe usare chiunque. Shari, per rendere più reale l'atmosfera violenta in cui vive, proprio a causa di Bruce, nel più classico stile del Padrino, gli invia altre foto in cui è coperta da vistosi lividi, tutti sapientemente creati ad arte con i trucchi della Mary Kay. Jerry è confuso e arrabbiato. Shari usa la carta della compassione perché ha paura che troncare con lui significherebbe portarlo a rendere pubblici i video e le foto che lei gli ha inviato in passato. Deve continuare la farsa e fargli credere che non è lei a non voler stare con lui, ma che esistono cause di forza maggiore che non le permettono di fare una scelta diversa da quella che la vede stare per sempre con suo marito. Il rischio è troppo alto, gli dice. Potrebbe ucciderla o lasciarla andare ma tenersi tutto il suo denaro. Per rendere tutto più reale invia delle mail a nome di suo marito Bruce. In queste il fantomatico mafioso tenta di spaventarlo. Bruce d'altra parte sta affrontando un grattacapo non da poco negli ultimi tempi. Ha ricevuto una visita della polizia perché sono sulle tracce di un losco giro di auto rubate a cui viene modificato il telaio prima della rivendita. Il responsabile di questo enorme pasticcio è un uomo che ha effettivamente lavorato per la sua azienda, John Hutchinson, che tra le altre cose gli deve anche dei soldi. Bruce è furioso. La sua azienda rischia di finire in un mare di guai per colpa sua. Dal canto suo, Hutchinson non ha nessuna intenzione di confessare le sue malefatte.
Ma torniamo a Jerry. A novembre, dopo un tira e molla estenuante, Jerry torna in Michigan. Lui vuole che lasci quell'uomo, ma non solo, vuole che si prenda i soldi che le spettano. Lei ha provato a dirgli che forse avrebbe potuto raggiungerlo e stare con lui, ma rinunciando a tutto. A questo punto però Jerry frena e le dice che non è giusto, che deve lottare per ciò che è suo, anche perché lui non può certo mantenere lei e i suoi figli. Lei gli dà indicazioni per raggiungere l'azienda in cui lavora. L'ultima cosa che vuole è che sappia con esattezza dove abita. Si incontrano brevemente, lui alloggia all'Hampton Inn. Jerry arriva il 3 di novembre. Finito il turno di lavoro, Shari lo raggiunge e stanno insieme per un po'. Poi organizza un incontro che sembri del tutto casuale per fargli conoscere i suoi figli. Vanno in un locale, mangiano qualcosa, chiacchierano. Il 5 di novembre Jerry lascia il Michigan. Quello che succede l'8 di novembre scuote ferocemente tutta la comunità. Shari porta i figli a fare colazione da McDonald's, poi li lascia a scuola. Si ferma a comprare qualche stuzzichino per il pranzo e con il figlio più piccolo si reca al lavoro. Anche lei ha un grattacapo non da poco. Il pernottamento di Jerry presso l'Hotel Hampton lo ha saldato lei con la carta di credito, ma a quanto pare c'è stato un problema ed è rimasto in sospeso. Shari è nel panico, se non riesce a risolvere al più presto è facile che Bruce scopra di quell'addebito che non è andato a buon fine e inizi a farle domande scomode. Bruce sta facendo il turno di notte in questi giorni e adesso, mentre lei è in azienda, lui è a casa a riposare. I telefoni sono tutti scollegati proprio per lasciarlo dormire, ma se lui dovesse riattaccarli e la banca chiamasse per avere informazioni su quell'addebito in particolare, sarebbero guai seri. Bruce è un uomo tranquillo, non di sicuro il boss mafioso che lei descrive, ma sicuramente non sarebbe felice di sapere che lei ha pagato 2 notti in un hotel a un uomo. Considerate che i cellulari all'epoca sono una novità. In famiglia loro ne hanno uno che si passano l'un l'altro. In genere lo prende chi in quel momento è fuori casa, ma tutte le comunicazioni importanti avvengono ancora sul più classico telefono fisso. L'8 di novembre però il cellulare lo ha Shari. Attorno alle 4 del pomeriggio lei torna a casa e Bruce è invece appena ripartito per andare al lavoro. Shari e Bruce si sentono diverse volte al giorno tutti i giorni, anche solo per raccontarsi come va la giornata. Anche quel giorno non è diverso dagli altri. In più, quel giorno Shari gli chiede di passare a ritirare la cena che ha ordinato fuori, perché lei ha un impegno con dei possibili clienti. Il programma però salta quando al rientro da scuola la figlia Amanda lamenta di non stare bene. Shari quindi manda a monte la riunione e sta con la bambina. Anche questa nuova evoluzione viene comunicata tempestivamente a Bruce. Shari gli dice però di andare lo stesso a prendere la cena perché ormai è troppo tardi per disdire. L'ultima volta si sentono alle 18:30 circa. Bruce Miller è in azienda, è da solo, è al telefono fisso con sua moglie che gli sta chiedendo di andare in fretta a ritirare la cena che hanno ordinato, perché manca poco all'orario che hanno concordato con il ristorante. Lui le dice che sta per andare, poi si ferma, dice che c'è qualcuno, un potenziale cliente. Quella sera Bruce non torna a casa. Shari lo sta aspettando, non risponde più al telefono. Nel frattempo a casa loro passa un amico di famiglia a ritirare vecchi giocattoli, perché ogni novembre lei raccoglie quelli vecchi che i suoi bambini non usano più e si prepara ad accoglierne di nuovi per Natale. L'amica Lori passa da lei per aiutarla a installare un programma sul PC. Fa tutto come se fosse una normalissima giornata. Ma a una certa ora Shari inizia a fare un giro di telefonate per capire dove possa essere finito Bruce. Shari fa anche una chiamata verso il loro stesso cellulare. È strano, dovrebbe averlo lei, ma dov'è in realtà? Perché a casa non c'è. Shari chiama anche il ristorante e le dicono che il marito non è mai passato a ritirare i piatti. A questo punto è chiaro che deve essergli successo qualcosa. Forse è rimasto fermo con l'auto e non avendo possibilità di chiamare nessuno sta aspettando da qualche parte. Nessuno dei familiari lo ha sentito. Shari parte subito con il figlio Bobby al seguito. Passa di nuovo al ristorante Big Brutus per vedere se nel frattempo, per caso, fosse passato da lì, ma le confermano di nuovo che non lo hanno visto. La strada fino all'azienda è priva di veicoli fermi sul ciglio della strada. Di Bruce non c'è traccia, il cancello d'ingresso è chiuso, le luci però sono accese. Non può fare altro, non ha modo di entrare, così torna a casa e chiede al fratello di Bruce di andare a controllare. Pensano possa avere avuto un incidente proprio lì sul luogo di lavoro. La notizia però che arriva ore dopo è che Bruce è ferito gravemente. Shari è fuori di sé.
Suocera, madre e patrigno cercano di starle accanto e di calmarla. Immagino abbiano provato a rassicurarla, tuttavia poco dopo devono darle una notizia terribile. Bruce è morto, colpito a collo e schiena da diversi proiettili. Il detective che indaga sul caso le comunica che probabilmente si tratta di una rapina che però è finita molto male. Qualcuno ha sparato a Bruce, ma chi? Per un brevissimo momento l'attenzione della polizia si focalizza su John Hutchinson per quella faccenda relativa alle auto rubate, ma non ci sono prove, non c'è nulla su cui lavorare. Si chiude così la vicenda della morte di Bruce Miller. O forse no. A dicembre del 99, neppure un anno dopo il matrimonio tra Bruce e Shari, a un mese dalla tragedia, Jerry Cassidy si presenta a casa di Shari. È sera, lei sta lavorando al computer o forse si sta intrattenendo con qualcuno, non lo possiamo sapere. Ma in ogni caso è affaccendata davanti allo schermo. Lui si presenta con una cassa di birra e già ubriaco fradicio. Forse pensa ci sia qualcosa da festeggiare. E infatti le chiede di sposarlo. Ma Shari non ha nessuna voglia di vederlo, tantomeno di fargli una promessa che sente lontanissima dai suoi desideri. Il suo rifiuto non è tollerato da Jerry, che si infuria. Nonostante la lite, Shari gli permette di dormire a casa sua, salvo fargli promettere di levare le tende la mattina successiva. Jerry ne approfitta e le chiede un contributo economico per le sue continue difficoltà. D'altra parte è ricca adesso che è vedova. È tutto suo e può sicuramente dargli una mano. Tra loro non c'è più alcun rapporto. Shari ha superato da un pezzo la cotta che aveva per lui, ma lui invece sembra essere disperato al solo pensiero di perderla. Devo dirvi la verità. Io ho letto e ascoltato molte versioni di questa storia e ho anche guardato le dichiarazioni in tribunale. Quando è possibile reperirle preferisco perché così mi faccio un'idea mia senza filtri vari. In molte versioni Jerry è una vittima che ha perso la ragione per amore. Io mi dispiace, ma non lo credo affatto. Jerry probabilmente in principio ha creduto di essere innamorato, ma con l'andare del tempo le cose sono cambiate. Considerate che Shari lo ha usato, lo ha colpito nel profondo raccontandogli di figli mai aspettati e di aborti in situazioni tragiche. Considerate anche le insistenze da parte di Jerry per quanto riguarda il denaro che chiedeva in prestito a Shari. Ha visto una possibilità. Non lo condanno affatto per questo. Era in una brutta situazione anche per colpa sua, ben inteso, però ha visto una possibilità e ci si è aggrappato con tutte le sue forze. Anche quando era piuttosto chiaro che Shari non fosse per nulla innamorata di lui. Io dubito che non avesse annusato l'inganno. Consideriamo che Jerry era sì un alcolizzato impenitente, ma anche un ex detective con una grande preparazione alle spalle. Secondo me ha scelto di non vedere, prima per trovare l'amore e poi per riuscire a ricavare del denaro. Ricordiamoci sempre che le dipendenze rendono le persone bugiarde. Quindi per quanto possa essere stato un bravo uomo prima di cedere alle lusinghe dell'alcol, dopo, in piena bufera alcolica, era semplicemente una persona che si aggrappava a qualsiasi salvagente per poter mantenere il vizio e tirarsi fuori dai guai. E in ogni caso, tra poco vedrete che non è limpido come sembra. Di denaro Shari gliene ha già dato, per alcune spese legali, per acquistare un camioncino. Siccome però lei non vuole più vederlo, la minaccia dicendole che il papà di Bobby sarebbe contento di vedere le videocassette che lei gli ha spedito e lui si assicurerà che lo faccia. In questo modo il bambino forse dovrà tornare tra le grinfie di un padre violento. Non penso volesse davvero arrivare a tanto, ma spingere Shari a stare ancora al gioco. Con questa minaccia nell'aria, Shari si vede costretta a inviargli del denaro contante. Contante, non un bonifico, non un antichissimo vaglia, perché lui in banca è in rosso e non glielo cambierebbero, e in posta non è ben voluto. Il giorno in cui Bruce perde la vita succede un fatto strano. Il cellulare condiviso non si trova da nessuna parte. Shari dice di averlo visto per l'ultima volta all'ora di pranzo. Forse lo ha dimenticato sulla sua scrivania in azienda. Eppure è lei stessa a fare una telefonata su quello stesso numero alle 18:47 di quella stessa sera. Un quarto d'ora dopo aver terminato la chiamata con Bruce, che comunicava di aver ricevuto la visita di un cliente. Come mai? Per lei la spiegazione è semplice. Ha composto il numero senza pensarci e si è accorta di aver chiamato il cellulare solo una volta ascoltato il messaggio che le comunicava che l'utente non era raggiungibile. Nessuno ha risposto a quella chiamata.
In principio le indagini vanno nella direzione del socio disonesto, ma ben presto tutto viene archiviato e si opta per la più probabile rapina finita in tragedia. Ma quindi cosa stiamo facendo? Stiamo forse perdendo il nostro tempo a parlare di un caso che in realtà non esiste? No, perché a febbraio del 2000 Jerry Cassidy scompare. Nessuno lo sente o lo vede per qualche giorno. Jerry non è scappato. L'11 febbraio si è tolto la vita con un colpo di fucile. Seduto in poltrona di fronte alla finestra che guarda al lago con le foto dei figli, i documenti del divorzio, la fede nuziale, una Bibbia e una foto di Shari Miller. È il fratello a trovarlo e sa cosa cercare e dove, perché lo stesso Jerry gli aveva detto che se mai gli fosse successo qualcosa avrebbe trovato le risposte alle sue domande in una valigetta conservata sotto il suo letto. Sopra quest'ultima ci sono le lettere di addio per i suoi genitori e in cui spiega i motivi che lo hanno spinto a questa scelta terribile. La ragione è che non può più vivere con il peso della colpa perché ha ucciso un uomo. Il nome dell'uomo è Bruce Miller e la mente dietro il crimine è la moglie, Shari Miller. La famiglia si trova di fronte a una scelta difficile. Per il momento pensano di saperlo solo loro, anche se Jerry ha lasciato un'indicazione che poi vedremo più avanti. Solo loro conoscono la sua colpa. Possono stare zitti ed evitare di tirarsi addosso l'onta di essere imparentati con un assassino, ma questo significherebbe farla fare franca a Shari. Oppure possono affrontare le conseguenze e fare in modo che la donna paghi per aver giocato con la vita di Jerry e di Bruce. La scelta sembra obbligata. Portano tutto alle autorità e una donna che ormai stava voltando pagina, convinta di essere libera e immacolata, piomba nel suo peggior incubo: essere scoperta. Nella valigetta non c'è solamente un'accusa buttata lì che potrebbe essere persino inventata di proposito per pura vendetta. Ci sono messaggi di testo stampati, ci sono i dettagli degli accordi presi per uccidere Bruce. C'è il luogo in cui Shari gli avrebbe consegnato il famoso cellulare, in modo da poter comunicare eventuali problemi o variazioni sul piano. La stessa area di sosta che Shari però, in sede di processo, dice di non sapere dove sia. Considerate che abita in quella zona da sempre ed è sicuramente passata decine e decine di volte lì davanti. Come fa a non averla mai vista? Secondo quanto viene a galla, si sono accordati anche sull'ultima telefonata che Shari avrebbe dovuto fare a Bruce, un po' per distrarlo e un po' per crearsi un alibi a prova di bomba. Sul computer di Jerry le email salvate sono centinaia e si ha il quadro completo di come è nata la relazione e di come si è evoluta nel corso del tempo. Al giorno d'oggi sarebbe venuto fuori tutto molto prima, perché la polizia come prima cosa avrebbe indagato sulla moglie e soprattutto avrebbe cercato in quel computer delle conferme. Se da un lato c'è una donna infantile che gioca con la vita degli altri così come se fosse la prima donna in un film tutto suo, dall'altro però non dobbiamo credere di avere un uomo senza macchie. L'unico che probabilmente è stato solo vittima è proprio Bruce Miller. Jerry Cassidy non è l'uomo perdutamente innamorato e turlupinato. L'esclusività non era esattamente la sua prerogativa, perché a ben guardare si intratteneva con decine di altre donne in chat e con tutte sembrava aver perso la testa. Dire quindi che è stato usato da Shari non mi pare del tutto corretto. A mio parere si sono usati a vicenda per colmare vuoti e per arrivare a ottenere ciò che volevano. Shari voleva essere al centro dell'attenzione, la femme fatale che fa perdere la testa agli uomini, e voleva anche vivere in un dramma tutto suo, fatto di sesso, mafia, aborti, linciaggi. Ha confuso la realtà virtuale, la fantasia con quello che invece stava vivendo davvero. Non che lo credesse reale, questo no, ma sguazzava nell'immaginazione, combattendo la noia della vita di tutti i giorni. Jerry invece aveva bisogno di rimettersi in sesto e per farlo doveva avere uno scopo più alto di se stesso. Voleva qualcuno che lo amasse e lo sostenesse. Non aveva importanza chi tra quelle donne, l'importante era trovarne almeno una. E se questa era anche economicamente promettente, sarebbe stato anche meglio. Jerry era stato un bravo detective con una laurea in criminologia. Non poteva non aver capito, almeno in parte, che Shari lo stava ingannando. O forse era davvero così cotto da non riuscire a distinguere la verità dalla bugia. Jerry ha provato a seguire il percorso degli alcolisti anonimi nel periodo in cui ha frequentato Shari. Pare fosse alle stelle quando ha saputo che lei era incinta.
Ma poi quei bambini sono morti e lui è ripiombato nella depressione e ha iniziato a covare rabbia nei confronti di Bruce. Se ci sono delle email in cui ci convinciamo che sia effettivamente innamorato e in cui scrive che Shari è il suo angelo, che è stato Dio stesso a metterla sulla sua strada per un motivo, che ha finalmente una possibilità, che la ama profondamente, ce ne sono altri in cui si capisce con grande chiarezza che quasi pretende che lei lo aiuti sotto l'aspetto finanziario. In una le chiede di comprargli una macchina. Altre mail trovate sul suo computer, che sono la fotocopia di quelle inviate a Shari, sono però per altre donne e vengono usate in tribunale per sfatare il mito dell'uomo innamorato e usato da questa donna senza scrupoli. Diciamo che io una mia idea ce l'avrei. Secondo me a lui Shari piaceva, come tante altre donne. Tra loro c'era una buona intesa sotto l'aspetto sessuale, lei nutriva il suo ego di maschio protettivo con la storia della donna in una situazione pericolosa da cui solo lui avrebbe potuto salvarla. Ma non è per questo che ha ucciso Bruce. Secondo me ha pensato che, tolto di mezzo Bruce, che credesse o meno alla storia del mafioso eccetera, avrebbe avuto campo libero con una donna ricca e questo era più di quanto potesse sperare nella sua condizione. Non si è pentito subito di ciò che ha fatto, non si è costituito. Ha messo insieme le prove incriminanti contro Shari, che ben inteso è assolutamente colpevole, e si è tolto la vita solo dopo aver capito che con lei non c'era trippa per gatti. Se lei avesse deciso di iniziare una storia seria con Jerry, dubito che avrebbe mai deciso di confessare. Diciamo che ormai aveva raggiunto un limite, aveva perso la sua possibilità di riscatto, era senza lavoro, perennemente di fronte al computer, sempre nei guai con la legge, per risse, furti, guide in stato di ebbrezza, perennemente ubriaco e forse anche incazzato con se stesso per essersi lasciato usare. Persino i parenti ne avevano abbastanza di lui, di mantenerlo. Di sicuro non stava benissimo a livello psicologico e la storia con Shari non lo ha aiutato, anzi. Ravanando nel computer si scopre anche che usava le foto delle donne con cui si intratteneva per fingersi lesbica e agganciare altre donne. Guardando Shari durante il processo sono rimasta impressionata da quanto sembrasse sincera. Ho dubitato che avessero davvero delle prove contro di lei. Ho dubitato che fosse colpevole anche in minima parte. Mentre parlava sembrava sincera, contrita, addolorata. Ha ammesso la sua relazione con Jerry, ha dosato benissimo la verità da dire e quella da non dire. Forse per questo è risultata così convincente. L'avvocato della difesa, David Nicola, fa un ottimo lavoro, spostando l'attenzione sugli errori di Jerry, sui suoi vizi, sui suoi rapporti interpersonali, facendo effettivamente venire il sospetto che fosse tutta una sua macchinazione. Mette l'accento sul fatto che fosse già alcolizzato prima di incontrare la sua assistita e che c'era la famosa pista di John Hutchinson che è stata subito abbandonata senza i dovuti approfondimenti. Inoltre non si può considerare Shari colpevole di averlo portato all'estremo, fino alla decisione finale di togliersi la vita, perché non era la prima volta che ci provava. Tra i vari argomenti che l'avvocato usa c'è anche quello relativo alla confessione di Jerry. Non c'è infatti nessun dettaglio diverso da quelli che si possono trovare sui quotidiani. Non viene trovata nemmeno l'arma del delitto e neppure il portafoglio di Bruce. E c'è anche un dettaglio aggiuntivo. Nella lettera scrive di aver avvisato la polizia, ma è una bugia. Forse per questo i parenti infine hanno deciso di portare tutto alla polizia, perché pensavano che in fondo qualcosa loro già avessero. La polizia da Jerry non ha mai ricevuto nulla. L'avvocato cerca di portare avanti un ragionevole dubbio, ma se analizziamo le cose è facile trovare una spiegazione per tutto quanto. Per esempio, non c'erano grandi dettagli da aggiungere, tutto era già stato detto sui giornali. L'arma e il portafogli non li ha tenuti per due ragioni. La prima credeva che sarebbe stato meglio liberarsene per non essere ricondotto a quell'omicidio. La seconda era sicuro che avrebbe iniziato una vita con Shari, quindi perché tenerli e rischiare tutto? Ha detto di aver avvisato la polizia, probabilmente proprio per evitare che i suoi parenti tenessero la cosa nascosta. In questo modo sono stati quasi obbligati a farsi avanti, non potevano seppellire tutto sotto il tappeto. La difesa punta a far passare Shari per una donna che non voleva fare nulla di male, con un passato di relazioni tormentate, ma è difficile non giudicarla per il modo in cui ha usato entrambi gli uomini, Bruce e Jerry, solo per combattere la noia.
L'accusa è altrettanto in gamba e smonta punto per punto gli argomenti di David Nicola. La giuria non ha dubbi. Tra foto osè, video hard e chat bollenti prendono la loro decisione. Shari viene condannata all'ergastolo nel 2009. L'anno successivo però le viene concesso di fare appello e nel 2012 Shari viene rilasciata perché si decide di non tenere conto della lettera di Gerry, considerandola come un sentito dire. Non essendoci più lui a testimoniare, è come se fosse un discorso riportato da altri. Purtroppo per lei la cosa però non regge. Essendo lui defunto, non c'è altra possibilità se non tenere conto delle sue ultime volontà, che comprendono la confessione e le rivelazioni su Shari Miller. Shari tenta anche di portare avanti una linea di difesa che ha per focus il fatto che tutte quelle foto in cui appariva nuda, tutti quei video in cui si trastullava, tutte quelle email in cui sembrava una mangiatrice di uomini, l'abbiano messa in cattiva luce, togliendole ogni possibilità con la giuria. Nel 2012 Shari Miller torna in prigione. Potremmo avere ancora un mucchio di dubbi, ma è lei stessa a fugarli con la seguente confessione. Mi chiamo Shari Miller, numero 326122. Sono detenuta presso il carcere femminile. Lei è stato il mio giudice quando sono stata condannata il 22 dicembre 2000. Ho ricevuto una condanna per omicidio di secondo grado con una pena che va dai 54 agli 81 anni. Per molti anni ho dato a lei la colpa di essere finita in prigione. Era più facile così. Ma adesso voglio dire la verità. So che potrebbe fare poca differenza, ma per la famiglia di mio marito e quella di Gerry potrebbe significare qualcosa. Quando sono tornata in prigione dopo 3 anni di libertà, dentro è cambiato qualcosa. Mia figlia veniva a trovarmi con mia nipote e quando lo faceva piangeva. Da quel momento mi è piombato addosso il peso di quello che ho fatto. Bruce e Gerry non rivedranno mai più la loro famiglia e la loro famiglia non rivedrà mai più loro. Io potrò ancora vedere i miei figli e mia nipote e loro potranno ancora vedere me. Sono colpevole, giudice Fullerton. Ho permesso che Gerry uccidesse Bruce. Non l'ho fermato. E Gerry lo ha ucciso perché è manipolato da me. Ho cercato di dare la colpa alla mia infanzia e agli abusi subiti dal mio patrigno. Il mio passato spiega molte cose di me, ma non può spiegare il fatto che abbia incastrato qualcuno per fargli uccidere qualcun altro. So esattamente cosa siano il bene e il male e so che quello che ho fatto è sbagliato. Non importa se il mio avvocato mi ha detto che non potevo dire la verità, io ho bisogno di farlo. Non c'è nulla che io possa fare per rimediare a quelle 2 vite spezzate. A volte non sopporto di vivere con me stessa e non voglio più combattere in tribunale. Le famiglie di Bruce e Gerry hanno aspettato 16 anni per sentirmi dire che sono colpevole. Mi dispiace tanto. Bruce non ha mai fatto del male a nessuno. Mi amava, amava i miei figli e voleva solo una famiglia. È sempre stato gentile con me e con loro. In prigione, se hai ucciso tuo marito sei ben voluta, ma non se hai ucciso un bambino. Bruce non era un bambino, ma era il figlio di qualcuno. Devo ringraziarla, giudice Fullerton, perché ha salvato i miei figli da una madre orribile. Mia madre si è assicurata che fossero accuditi e anche se vengono da me ogni settimana non sono direttamente sotto la mia influenza. Con me soffrivano, portavo loro sempre uomini diversi, bevevo, fumavo e prendevo pillole. Non li ho protetti dal mio secondo marito che li ha violati e picchiati. Ho ferito molte persone, ho distrutto molte vite. È ora di dire la verità. Grazie per non aver permesso che la facessi franca. Sinceramente, Shari Miller. Shari Miller ha quindi accettato di raccontare la verità finalmente. La morte di Bruce Miller è il risultato di un gioco perverso e sciocco portato avanti da una donna annoiata che non ha più considerato l'importanza di una vita umana. È rimasta a guardare come se fosse davanti a una puntata di Law and Order. Ha fatto uccidere un uomo che l'amava profondamente, che avrebbe voluto dare ai suoi figli un futuro e la stabilità che non avevano mai avuto. Profondamente egoista, egocentrica, narcisista e priva di amore verso il prossimo, ha per prima mostrato al mondo quanto possa essere pericoloso il mondo sotterraneo nato con internet, fatto di bugie, di foto false, di ricatti, lontanissimo dalla realtà. Cosa ne pensate di questo caso? Siete mai finiti nella ragnatela di qualche bugiardo cronico su internet? Come sempre un grazie sentitissimo a tutti gli iscritti. Vi aspetto volentieri nei commenti.
Se state passando di qua per caso e avete trovato interessante il video, non tentennate oltre e iscrivetevi. Un abbraccio a tutti e a presto!